È importantissimo avere un coltello di backup per le nostre uscite in natura, perché capita spesso di perdere o rompere il nostro coltello principale, quindi averne uno di riserva è essenziale. Le caratteristiche di un buon coltello di riserva devono essere il prezzo economico. Vi anticipo già che il modello che tratteremo oggi non supera le 40 euro. Inoltre deve avere le dimensioni ridotte, ma deve essere compatto e leggero, robusto e versatile. Infatti, in caso di emergenza, deve sostituire degnamente il nostro coltello principale. Con queste caratteristiche che vi ho appena detto, oggi scopriremo insieme il miglior coltello di backup per le nostre uscite e può essere utilizzato anche come coltello primario da lasciare nei nostri zaini di emergenza come i nostri bob. Ma basta perdere tempo e iniziamo subito, dopo la sigla. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. In this possession, you got the vision and take your redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play, but you're never gonna beat me. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Oggi parleremo di un coltello prodotto dalla casa Opinel, situata nella regione storica Savoia, nelle Alpi occidentali francesi. In passato l'Opinel generava coltelli abbastanza economici, che purtroppo per il settore outdoor non andavano bene. Infatti venivano usati principalmente dai ragazzi degli scout per intagliare il legno, oppure veniva usato come coltello per tagliare il cibo. Però circa 4 anni fa la casa diede un netto miglioramento mettendo in commercio dei prodotti abbastanza validi. Questo cambiamento è iniziato col modello 08 Outdoor, un modello che noi abbiamo già trattato e recensito in questo canale. Per chi ancora non l'ha visto vi lascio sopra in descrizione il link. Subito dopo questo modello ho messo in commercio dei modelli abbastanza validi fino ad arrivare al modello che tratteremo oggi, ovvero il 12 Explore, che ritengo personalmente il miglior prodotto per il settore outdoor che abbia messo in circolazione. Oggi faremo delle prove pratiche in campo, quindi basta perdere tempo e iniziamo ad analizzarlo nel dettaglio il 12 Explore. Ragazzi, una volta aperta la confezione, ecco il coltello come si presenta. Innanzitutto iniziamo, prima di fare delle prove, a dire qualche caratteristica del coltello stesso. Iniziamo dal manico. Il manico è lungo 26 cm e ha un diametro di 2,5 cm, quindi un diametro abbastanza buono. È il materiale composto di polimero, un polimero molto resistente. Inoltre la parte dove noi andiamo a impugnare è costituita da un materiale chiamato FRN, che sarebbe un polimero in gomma proprio per aumentare il grip in caso quando il coltello dovrebbe essere bagnato. Inoltre in commercio trovate due versioni, la versione verde e la versione arancione, sempre del manico. Come state vedendo spicca subito questa piastrina, il cui scopo è quello di tagliare i cordini, essendo proprio una taglia a fili, ma inoltre può essere usato per eviscerare gli animali internamente perché è molto tagliente. Inoltre può essere utilizzato anche, diciamo, come una sorta di mottello per andare a battere contro eventuali oggetti che noi ci interessano. Ragazzi, premendo il pulsante arancione notate che fa avanti e indietro. Questo movimento è dovuto perché una volta che noi facciamo uscire questo gancio è sempre di buona qualità, che può essere utilizzato come aggancio per essere appeso ai pantaloni, quindi andiamo a inserire un cordino e ci appendiamo il nostro coltello ai pantaloni per non perderlo. Però andando a premere di nuovo il nostro pulsante e andiamo a sfilarlo, vedete che il pulsante non è altro che un acciarino. Ma prima di parlare di questo acciarino, una volta che andiamo a eliminare direttamente tutta la piastrina che può essere rimossa, può essere usato il gancio anche come piombo per pescare o come una sorta di moschettone utilizzando della corda. Come vi ho detto ragazzi, una volta che abbiamo estratto l'acciarino, abbiamo un acciarino di buona qualità, infatti come vedete ancora è nuovo, ma vedete subito che genera scintille abbastanza grandi. Rimontiamo il tutto, quindi dobbiamo reinserire di nuovo la piastrina all'interno, è un'operazione abbastanza semplice, e andiamo a riposizionare tutto come in origine. Quindi ragazzi, un'altra cosa importante, sempre nella parte finale del manico troviamo un fischietto abbastanza forte, infatti stiamo parlando di 110 decibel, che vi faccio sentire il suono. Come vedete è un fischietto abbastanza forte, realizzato sempre con polimero, che sarebbe comunque la continuazione del manico, quindi nella parte finale del manico troviamo questi accessori e che in natura possono tornarci davvero utili.
Nella parte superiore del manico troviamo il famosissimo sistema Viroblock, ok, che sarebbe la chiusura, che permette di chiudere il coltello sia quando è chiuso in maniera tale che quando lo teniamo nei pantaloni non possiamo ferirci, sia una volta che apriamo la lama va a bloccare, infatti come vedete girando la ghiera va a bloccare in maniera tale che la lama non genera nessun tipo di movimento, e questo è il famosissimo sistema Viroblock. Quindi ragazzi, una volta analizzato il manico andiamo a parlare della lama. La lama ha una lunghezza di 10 cm con uno spessore di 2,5 mm, quindi abbastanza buono. La forma della lama è una forma, si chiama clip point, quindi permette un maggiore affondo penetrante. Inoltre è anche ottima per lavori, è molto precisa per i lavori di intaglio, infatti anche in caso di spellatura si adatta perfettamente all'indice, perché proprio come vedete la sua forma è adattata all'indice, che ci permette perfettamente di fare lavori molto più minuziosi. Inoltre ha un'affilatura, ragazzi, ha un'affilatura molto, e dico molto, tagliente, infatti è incisiva, con una punta molto acuminata. Ovviamente stiamo parlando, ragazzi, di una qualità eccellente di acciaio inox, questo si chiama il Sandwich 12C27, quindi un acciaio molto resistente sia all'usura meccanica che all'aggressione chimica. Quindi dopo abbiamo fatto questo, diciamo, piccola presentazione, andiamo a vederlo come si comporta sul campo. Ragazzi, la prima sensazione tenendo in mano questo coltello è proprio un senso di sicurezza e si capisce subito la qualità del prodotto. Come vedete c'è una mano abbastanza possente, ma si adatta perfettamente al manico, guardate, e non dà nessun fastidio. Facciamo alcune prove per vedere la lama come... Ecco ragazzi, taglia davvero, infatti come vedete sto anche affondando abbastanza, taglia che è davvero uno spettacolo. Quindi la lama, guardate ogni pezzo che sono andato a levare, ottimo anche come vedete. Anche per fare i truccioli. Non c'è niente che dire sulla qualità, signori, della lama. Si adatta perfettamente ed è molto tagliente. Ragazzi, prima di continuare con il video vi chiedo gentilmente di supportare il canale, iscrivendovi e attivando la campanellina in maniera tale che sarete sempre aggiornati all'uscita dei miei prossimi video. Inoltre, se questo video vi sta piacendo, lasciate un bel mi piace. Vi dico grazie in anticipo e continuiamo con il video. E ragazzi, dopo tutte le prove che abbiamo fatto, mantiene
come vedete, una bella affilatura di lama. Quindi ragazzi, come avete visto durante il video, la mia personale opinione è che il 12 Explore sia un ottimo prodotto dell'Opinel e soprattutto un ottimo coltello per il backup per le nostre uscite. Inoltre può essere utilizzato anche come coltello primario da lasciare nei nostri zaini di emergenza. Quindi come rapporto ragazzi qualità-prezzo e per gli accessori in dotazione che contiene, l'Explore diventa un ottimo prodotto da tenere in considerazione. Spero che questo video vi sia piaciuto e cosa dire, ci vediamo al prossimo video.